Agosto è passato e in questo mese che non ci siamo sentiti, non ci siamo visti, sono successe un sacco di cose belle. Una voglio raccontartela oggi, e cioè voglio mostrarti quello che c'è dentro questo scatolone pesantissimo, perché sono cose molto interessanti, 3 cose molto interessanti. Iniziamo. Bene, allora, come ti dicevo nell'introduzione, ad agosto mi è arrivato uno scatolone gigante da T-Bone. Quindi con questa collaborazione che è in atto, e te l'ho raccontata già in un altro video, ho ricevuto un altro scatolone pieno di cose belle e interessanti e oggi voglio aprirle insieme a te. Ok, quindi prendiamo questo scatolone gigante e apriamolo. Forbice. Quelli fighi su YouTube hanno un coltello, sai, quelli pieghevoli. Io un paio di forbici da battaglia. Quando diventerò figo avrò anch'io il coltello. No, sinceramente non mi interessa averlo. Non mi interessa. Allora. Oh. Nel frattempo, se ti interessa, ti racconto che questo video lo sto registrando non più nella SSL2 dentro il mio computer, ma nel Tascam Mixcast 4. Ok, quindi in questo mese di agosto l'ho testato tanto e adesso c'è l'Octava MK01201 dentro il mio Tascam Mixcast 4. Ok? Cosa ne pensi? Come si sente? Poi ovviamente ti pubblicherò tutta una serie di video strettamente correlati al Mixcast 4. Allora, abbiamo carta. Allora, facciamo così. Per semplificarci la vita, estraggo le cose una alla volta. Il primo, T-Bone MB7 Beta. Allora, questo è un microfono dinamico, è un microfono che, come puoi vedere anche dalla forma, dovrebbe essere uno dei cloni del Shure SM7B. Diciamo che il nome, qui dov'è? Aspetta, al contrario, questo nome dovrebbe in un certo senso farcelo intuire. È un microfono dinamico, come ti dicevo, che non ha nessun tipo di controllo, ma è semplicemente un microfono dinamico, ok? Per far podcast, broadcast e tutto quello che ne consegue. Ok. Poi, in questo momento io ti faccio l'unboxing dello scatolone, poi seguiranno video sull'unboxing di ogni singolo prodotto e poi ovviamente i test, le comparazioni. Questo qui te lo comparerò con l'Audio-Technica AT2040, te lo comparerò con lo Shure SM7B e vedremo con quanti altri microfoni. Poi abbiamo T-Bone SC140. Questo qui è un microfono, come l'Octava che stai sentendo in questo momento, è un microfono pencil, ovvero un microfono a condensatore con il diaframma piccolo. Stavo dicendo diagramma. Il diaframma piccolo, ok. O membrana, diaframma o membrana, piccolo. È un'ottima alternativa all'Octava MK01201, anche perché questo costa quasi 300 euro, questo qui costa, non vorrei dirti una sciocchezza, ma 79 euro. Anche questo dovrebbe essere più o meno su quella cifra lì. Quindi questo non vedo l'ora di testarlo, e questo qui lo testeremo con l'Octava e lo testeremo anche col Behringer B5. Ultimo. Ci sono cioè ci sono 3, ok, qui non c'è scritto, ma te lo dico io. Questo qui è il T-Bone SC450, un microfono a condensatore con un attenuatore e un filtro passalto, così come questo. Anche l'SC140 ha un attenuatore e un filtro passalto. Ok, questo qui sono proprio contento di averlo, perché l'SC450 lo paragonerò, e te lo farò sentire, con l'SC1100 che è della T-Bone, che è diventato uno dei miei microfoni preferiti in assoluto perché costa pochissimo e suona da paura. Lo paragonerò anche con il Behringer B2 Pro e poi vedremo con quanti altri microfoni lo paragonerò ancora.
Bene, che dirti? Allora, io ovviamente ringrazio T-Bone perché sono carinissimi a mandarmi tutte queste cose. Ovviamente tu lo sai che i miei video sono sempre e solo sinceri. Quando mi mandano questi prodotti non mi chiedono di parlarne bene, non mi chiedono di vedere prima il video, nulla. Quindi proprio perché si fidano di quello che io dico. Cioè, se un microfono fa schifo ti dico che fa schifo, ma ti dico perché fa schifo, perché non dovresti comprarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ricordi come ti ho detto del T-Bone RB700 o 770, non mi ricordo, quello a nastro, ti ho detto che era un microfono molto bello, esteticamente bellissimo, però non adatto per la voce parlata, ok? Quindi te lo sconsiglio se devi fare podcast, ok? Diverso se devi cantare o se vuoi un effetto molto 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 particolare. Quindi sono sempre sincero e spero che tu apprezzerai questa caratteristica. Bene, allora che dire, io ti ringrazio, fammi sapere come suona il Mixcast 4 con l'Octava MK01201 e io non mi resta che testare tutti questi microfoni e fare un sacco di video, va bene? Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video. Nel frattempo noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!